Balancer, oggi ti rivelo i 4 step fondamentali per imparare la verticale libera e li scopriamo subito dopo l'intro. It's like I'm falling in slow motion, like I'm falling in slow motion, like I'm falling in. Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, miglior verticalista in Italia, fondatore dell'Online Stand Academy, l'Academy con il maggior numero di risultati provati che potrai consultare direttamente sul nostro sito, e aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Balancer, purtroppo molto spesso si perde del tempo a imparare la verticale libera perché si va per tentativi e non si conosce effettivamente il processo che c'è dietro. Quindi oggi facciamo un po' di chiarezza sugli aspetti fondamentali che devi tenere in considerazione. Balancer, adesso partiamo dal primo principio. Molto spesso avrai sentito parlare di retroversione, spinta a spalle, però c'è un concetto alla base che devi assolutamente capire e si tratta proprio del primo principio, ovvero il principio di posizionamento. Quindi prima di andare a ricercare tutte quante le attivazioni, e adesso lo vediamo su un posizionamento semplice, cerchiamo di scaricare tutto il peso del corpo sul nostro centro della mano. Prendiamo esempio una verticale schiena alla parete. Da qui dovrò cercare di sentire più peso possibile al centro della mano. Quindi in questo caso sposto le spalle leggermente più avanti per percepire il peso sul centro della mano. Perché ti dico questo? Perché noi possiamo mantenere quasi la stessa posizione del corpo, però aprendo un pochino di più le spalle andremo a portare il peso sul carpo. E se ricerchiamo una verticale con il peso sul carpo, ci sentiamo leggeri e ci verrà da cadere, proprio come è successo adesso. Anche se sono 5 cm di differenza sul posizionamento spalle, cambia tanto come viene scaricato il peso sulla mano. Quindi inizia a prestare attenzione su questo dettaglio. Adesso l'abbiamo visto di schiena, ma andiamo a vedere anche la versione di pancia alla parete e che cosa potrebbe succedere. Ad esempio, se mantengo le spalle un po' più aperte del dovuto, scarico il peso sul carpo. Se invece mantengo le spalle troppo aperte, sento più pressione sul carpo. Questo significa che ovviamente non sto scaricando il peso sul centro della mano. Se riposiziono le spalle, inizio a sentire più peso al centro della mano. Però non ho ancora distribuito correttamente il peso in questo caso. Non è ancora la posizione corretta. Questo perché ho lasciato il bacino dalla parte della pancia. Quindi in questo caso, se dovessi cercare di staccare le gambe, sento sempre che cado dalla parte della pancia. Quindi che cosa devo fare? Devo portare il bacino sopra le spalle, in questo modo. E sento che l'appoggio sulla mano cambia, sento più pressione al centro del palmo. Questo significa che inizio a prendere una posizione corretta. Quindi quando parliamo di posizione non si riferisce solo al posizionamento delle spalle, ovviamente, ma come va posizionato tutto quanto il corpo per permettere di scaricare il peso correttamente al centro della mano. E questo principio si applica su tutti gli esercizi. Quindi prima di pensare all'equilibrio, alle attivazioni, eccetera, eccetera, dobbiamo andare ad approcciare questo principio e dobbiamo essere sicuri ogni volta che posizioniamo le varie parti del corpo nel punto corretto. E ti dirò di più, basandoci sui principi di segmentazione del corpo, ai quali ci teniamo tantissimo nei nostri percorsi, noi dobbiamo imparare a muovere una parte del corpo senza andare a compromettere le altre. Quindi dobbiamo lavorare sui posizionamenti, dobbiamo muovere una parte del corpo senza perdere la posizione dell'altra. Quindi già da adesso smetti assolutamente di pensare alla verticale come un pezzo unico, ma inizia a slegare tutto quanto il corpo. Adesso passiamo al secondo principio, ovvero lo sviluppo delle attivazioni. Fondamentalmente quello che c'è da fare è andare a sviluppare le attivazioni della spinta delle spalle, della flessione del torace e la retroversione del bacino. Quindi dobbiamo andare a sviluppare la coordinazione di queste 3 parti del corpo principalmente. Prendiamo esempio pancia alla parete. Quindi dopo esserci posizionati correttamente, dobbiamo cercare di andare a lavorare sulla spinta di spalle fino a toccare i lobi delle orecchie e mantenendo la posizione corretta. La retroversione del bacino e anche la flessione del torace. Queste sono le 3 attivazioni principali.
Ovviamente per andare a sviluppare queste attivazioni non dovrai lavorare su posizionamenti complicati o dove non riesci a percepire appieno il tuo corpo. Esempio, se sei già capace di fare una verticale pancia alla parete, cerca di scalare di propedeutica, vai su una versione più semplice, come esempio la verticale a 45, e da lì cerchi di lavorare su tutte queste attivazioni. Perché in questo modo sentirai meno fatica e ti puoi concentrare maggiormente sulla parte coordinativa. Adesso, se hai sviluppato bene le prime due fasi, inizierai a percepire molto più peso verso la schiena e quindi avrai iniziato a controllare l'overbalance, inizierai ad aver sentito più peso sulle dita e adesso potrai iniziare a gestire l'equilibrio grazie alle dita. E quindi adesso passiamo al terzo principio, ovvero i lavori di ritmizzazione delle dita. Prendiamo ad esempio il posizionamento di one leg. Proietto il peso verso la schiena, premo fortissimo con le dita, altrimenti se dovessi rilasciare le dita sento che cado. Ecco, questo mi fa capire che sono posizionato correttamente e quindi possiamo effettivamente andare a svolgere il lavoro che ci serve. Quindi a questo punto ci posizioniamo in one leg, mantengo tutto il corpo immobile e rilascio la pressione delle dita e ripremo. Qui l'obiettivo qual è? È quello di mantenere il corpo completamente immobile e controllare l'equilibrio solo con la pressione delle dita. Dobbiamo assolutamente evitare di lanciarci ulteriormente, muovere le gambe per ricercare l'equilibrio. Balancer, se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che stai trovando questo contenuto interessante. Quindi per supportarci ti chiedo di lasciare un like su questo video e soprattutto iscriverti al canale, perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti per quanto riguarda la verticale e la disciplina del verticalismo. E adesso torniamo al video. Non è questo che vogliamo. Vogliamo andare a sviluppare l'equilibrio portando il nostro baricentro un po' più sbilanciato verso la schiena e da qua controllare tutto l'equilibrio, quindi l'avanzamento e l'indietreggiamento solo con la pressione delle dita. Adesso però vediamo anche di schiena che cosa succede. Devi riuscire a sviluppare un'ottima coordinazione sulle dita e devi iniziare a gestire perfettamente il tuo peso. Quindi nel momento in cui farai ad esempio la one leg schiena alla parete, dovrai essere capace di premere con le dita, sollevarti pochissimo e rilasciare la pressione delle dita per tornare verso la parete e ripremi per rallentare l'arrivo. Adesso mi posiziono più distante perché così è più chiaro. Premo con le dita, sento che mi stacco e adesso quando devo tornare sulla parete non devo mollare le dita e cadere, ma devo cercare di controllare tutti quanti i gradi. Quindi premo con le dita, sento che mi stacco, rilascio piano piano la pressione e cerco di arrivare più lento possibile sulla parete. Ripeto, adesso mi sono posizionato tanto lontano per farti vedere ancora meglio questa cosa della gestione delle dita. Però questa tipologia di esercizi si fa più vicino. Devi cercare di rallentare il più possibile l'arrivo poi sulla parete e in questo modo riuscirei a sviluppare un ottimo equilibrio. Adesso passiamo alla fase 4, ovvero le transizioni e l'introduzione più consistente degli slanci. In questa fase dobbiamo cercare di muovere le gambe senza andare a perdere le varie attivazioni. Adesso ti faccio vedere un esempio. Andremo a fare la transizione da L a full. Quindi da questo posizionamento dobbiamo essere capaci di proiettare il peso verso la schiena senza perdere l'equilibrio. Da qui adesso il corpo rimane immobile, solo la gamba sul rialzo si inizia a sollevare. Senti tutto il peso proiettato verso la schiena e quindi lo gestisci con la pressione delle dita. Da qui il bacino ritorna sopra le spalle. Quindi in questa transizione noi ci dobbiamo assicurare che il posizionamento del corpo cambia lentamente e devi assicurarti tutte le attivazioni, quindi spinta a spalle, porte la retroversione, il controllo delle dita e il torace che rimane sempre alto.
Se prendi confidenza con questa tipologia di lavori, la tua verticale diventerà molto più consistente e soprattutto una volta che prenderai confidenza con questi esercizi vedrai che il tuo slancio inizierà sempre di più a migliorare. Quindi, parlando adesso di slancio, in questa fase noi dobbiamo cercare sempre di slanciare verso la parete e di rallentare il più possibile l'arrivo sulla parete. Questo lo facciamo grazie alla schiacciata in basso della gamba e la pressione delle dita. Quindi ci iniziamo a posizionare almeno a 30 cm di distanza dalla parete. Partiamo con le mani a terra e da questa posizione slanciamo, premiamo forte con le dita e cerchiamo di rallentare l'arrivo sulla parete. Quindi da qui carico, tutto il resto del corpo è immobile, slancio forte, premo con le dita per cercare di arrivare sulla parete ma in modo lento. Quindi in questa fase non devi andare a ricercare il tuo punto di equilibrio, devi cercare sempre di sbilanciarti verso la schiena, cadere ma rallentare la caduta. Questo è il trucchetto che ti permetterà di raggiungere molta più consistenza negli slanci. Adesso finalmente è il tempo di andare a unire tutti quanti i tasselli, quindi tutti gli esercizi di posizionamento, di attivazioni, di ritmizzazione dita, di transizioni e adesso ce li portiamo tutti quanti in verticale libera. Quello che dobbiamo fare è andare a svolgere uno slancio in L proprio come avevamo fatto vicino alla parete, in modo tale da rallentarlo ma sbilanciarlo verso la schiena. Quindi da questa posizione cerca di slanciare, portare il peso verso la schiena e piano piano cerca di portare la gamba verso l'alto. Mentre la porti verso l'alto ti focalizzi sulle attivazioni, specialmente sulla retroversione del bacino. Non avere fretta di slanciare e chiudere subito le gambe, perché può essere che non riesci a distribuire bene il peso. Magari slanci troppo forte, eppure se fai tutte quante le attivazioni ti viene da cadere, oppure chiudi troppo presto le gambe e questo ti farà cadere dalla parte della pancia. Ecco perché il mio consiglio è quello di andare a dare dei parametri allo slancio e cercare di rispettarli tutte le volte, perché nel momento in cui ti sbilanci verso la schiena hai proprio la possibilità di andare a gestire l'equilibrio sia con la pressione delle dita sia con il contrappeso della gamba. E adesso rivediamo un'esecuzione fatta per bene. Balancer, come hai potuto vedere, se lavori in modo schematico e appunto vai a sviluppare questi schemi motori specifici della verticale, ti eviterai tantissimi tentativi inutili e perdite di tempo, proprio come hanno dimostrato centinaia di nostri studenti. Balancer, se la verticale è la tua priorità e vuoi velocizzare il processo di apprendimento per la verticale libera o gli elementi avanzati del verticalismo, ti invito a cliccare il link giù in descrizione dove potrai candidarti per il percorso di coaching. Spero che questo video ti sia piaciuto, lascia un bel like, un bel commento se hai qualsiasi tipologia di domanda, saremo felici di risponderti e non dimenticarti di iscriverti su questo canale perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. Balancer, ti auguro un buon allenamento and see you upside down.